Good morning, boys and girls. How are you? I hope you spent your Easter holiday fine. Today, I would like to leave you some homework, as I told you, and to refresh some grammar. We have already watched it together, page 78 and page 79, and to go deeper into the conditional sentences, not only the second conditional, but a general view of conditional periods in English, because it will be very useful for high school, for next school year. Ok, pagina 78, pagina 79 le dovete studiare con molta attenzione, questo già ve l'ho accennato, soprattutto con chi ci siamo visti in diretta. La pagina 78 trovate questo punto A che è su should e shouldn't. Should e shouldn't abbiamo detto che sono il condizionale di dovere, per cui dovrei, non dovrei. È molto semplice perché resta uguale per tutte le persone. Con qualche classe appunto l'avevamo già commentata insieme. Mentre la second conditional, quella che abbiamo già usato per fare qualche gioco in diretta in Pairworks, vi ricordate qua al punto B vi propone sia in forma negativa che in forma affermativa, ma adesso poi le vediamo meglio con un altro file che ho preparato io. La regola però va studiata molto bene e gli esercizi che vi lascio sono quelli a pagina 78-79. In particolare vi lascerei pagina 78 l'esercizio numero 1 e 2 e a pagina 79 il 4, il 6 e il 7 e poi ancora a pagina 80, page 80, abbiamo qua Grammar and Vocabulary in Action dove trovate un riassunto un po' sia della parte di vocabolario, injuries and illnesses, sia della parte di grammatica, quindi esercizi numero 1 e 2. Di questi esercizi poi, per questi esercizi poi preparo la solita cartella per la consegna. Quello che vorrei farvi vedere oggi invece è un riassunto breve però di come funziona il periodo ipotetico in inglese e vi pregherei, visto che avete questo video non in diretta, di prendere il vostro quaderno e scrivervi appunti. Quindi poi il video, sapete, lo potete stoppare quando volete, però scrivete bene le regole, la costruzione, la struttura. Allora, partiamo da questo. Periodi ipotetici. Zero, first, second, third conditional. Questi sono i modi con cui comunemente si chiamano i periodi ipotetici in inglese. Zero conditional vuol dire periodo ipotetico di tipo 0, first conditional periodo ipotetico di tipo 1 e così via. In genere però scritto qua si riconoscono 5 tipi di periodo ipotetico, non sono solo questi 4 dallo 0 al 3, ma c'è un altro tipo che si chiama periodo ipotetico misto. Ora, il quarto periodo ipotetico non è incluso, quello che si chiama third conditional, non è incluso nel vostro libro di testo e nemmeno il quinto, che è quello misto. In genere si fanno alle scuole superiori. Però almeno il quarto periodo, cioè il third conditional, a me piacerebbe vederlo con voi più avanti, se riusciamo a concludere tutto il resto del programma. Mentre il quinto periodo ipotetico è un periodo ipotetico che utilizza una parte del terzo e una parte del secondo, ma questa cosa la vedrete sicuramente alle superiori. Ho scritto anche come in ogni lingua il periodo ipotetico è formato da una secondaria introdotta da if e da una principale, questo in tutte le lingue. Allora abbiamo la secondaria che è introdotta da se, if, e la principale che esprime la sua conseguenza. In genere funziona così, sempre. Allora, lo zero conditional, noi non l'abbiamo studiato come tale, ma l'avevamo già accennato in classe, forse con qualcuno, con qualche classe. Zero conditional significa che in realtà non è una condizionale, non è una condizione, non è un'ipotesi, ma è una cosa certa. Infatti si usa per esprimere leggi di natura, leggi scientifiche.
Per esempio, guardate questi due esempi: if you drop a glass, it breaks. Se fai cadere un bicchiere di vetro, ovviamente, si rompe. If water reaches 100 degrees, it boils. Se l'acqua raggiunge 100 gradi centigradi, bolle. Queste sono leggi di natura. È la zero conditional che si potrà trovare poi all'università in tanti testi scientifici, quelli che ormai si studiano solo in inglese, perché per esempio al Politecnico ormai tutte le lezioni sono solo esclusivamente in inglese. Allora, è un'ipotesi per modo di dire, è una legge. Quando studiate i postulati in scienze avrete sicuramente studiato come funziona il pensiero scientifico. Ecco, la struttura ovviamente, essendo una legge di natura, usa il simple present, quindi la frase secondaria ha il se con il presente semplice. Se l'acqua raggiunge i 100 gradi, it boils, bolle. Ok, simple present anche nella principale. La first conditional è quella che noi abbiamo visto all'inizio dell'anno, l'abbiamo vista in occasione dello studio del futuro con will, il futuro semplice, che non è il futuro intenzionale con going to, ma è quel futuro will che serve sì per fare previsioni però un po' lontane, un po' vaghe, e in ogni caso si utilizza nella first conditional anche per brevità della struttura rispetto al futuro con going to, per esempio, anche qualora vogliamo esprimere un'intenzione personale. Fatta questa premessa sul futuro, diciamo così, la condizione, io ho scritto questo, introdotta da if, non è certa, potrebbe accadere al 50%, ma la conseguenza che c'è nella frase principale è sicura. Rifletti su questi esempi. Allora, la condizione è quella con l'if. Esempio, if it's a sunny tomorrow. Se domani c'è il sole, io non ho la certezza che ci sia il sole, potrebbe accadere come potrebbe non accadere. I will work in the garden. Lavorerò in giardino, farò dei lavori in giardino. Questa cosa dipende dalla mia volontà ed è più che probabile, è sicura. Cioè, se c'è il sole io voglio fare questo, per cui questo si esprime con un future simple, futuro semplice. If he studies hard, he will pass his exams. Se lui studierà con molto impegno, passerà gli esami. Se lui studia, non si sa se studierà o meno. Quello che è certo è che se uno studia gli esami li passa, giusto? Per cui un'ipotesi il fatto se la persona studia o no, perché non sappiamo se lo farà. È una certezza il fatto che invece passerà gli esami. If you tell him the truth, sono la terza frase, se gli dici la verità, he will understand, lui comprenderà. If you tell him the truth, se tu però lo farai, anche questo potrebbe accadere al 50%, magari sì, magari no. If you don't close your bag, you will lose something. Se non chiudi la borsa, perderai qualcosa. Perderai qualcosa nella migliore delle ipotesi, se no ti rubano qualcosa, ok? Se non chiudi la borsa. If she doesn't put on a diet, she will get fatter and fatter. Se lei non si mette a dieta, diventerà sempre più grassa. Allora, anche questa è quasi una legge di natura, però diciamo che è molto probabile, è molto probabile che dipenda anche dalla volontà di una persona. Quindi usiamo una first conditional. La struttura, l'abbiamo già vista, è semplice, if col presente semplice nella secondaria e il futuro invece con will e won't. La secondaria e la principale, ricordate, si possono sempre scambiare di posto. L'intera frase, She will get fatter and fatter if she doesn't put on a diet. I will work in the garden if it's sunny tomorrow e così via. La second conditional è questa, nuova per così dire, che stiamo affrontando in questa Unit 7. La frase è secondaria second conditional, cioè la frase condizionale second conditional è la prima vera frase ipotetica. Perché? Perché è proprio un'ipotesi di qualcosa che non si sta realizzando in questo momento. Potrebbe essere una cosa impossibile. E vediamo qualche esempio. Io ho scritto esprime qualcosa che al momento presente non c'è o è impossibile. Pertanto anche la sua conseguenza, la frase principale, è incerta o esprime solo un consiglio. Si capisce meglio usandole che facendo della teoria. If I was you, se io fossi in te,
Questa cosa non solo al momento presente non c'è, ma è impossibile, non potrò mai essere te. Però, se io fossi in te, I would buy a better computer. Comprerei un computer più bello. E questo è un consiglio, perché se io fossi in te farei questa cosa. Non è una conseguenza logica, non è una conseguenza irrealizzabile che non si realizzerà mai, ma è semplicemente un consiglio. In questa frase, if my parents knew about last night, they would get very angry. Se i miei genitori sapessero di ieri sera, mettiamo che abbiamo fatto una festa con un sacco di amici, abbiamo fatto un sacco di casotto, they would get very angry, si arrabbierebbero tantissimo. Allora, se sapessero, al momento ancora non lo sanno, si arrabbierebbero tantissimo se uno conosce i propri genitori, in questo caso è molto probabile la conseguenza, però non è una condizione che al presente esiste, cioè non è una situazione che al presente esiste, è un'ipotesi, è proprio una second conditional, una pura ipotesi. If I met Ed Sheeran, I would ask him an autograph. Se io incontrassi Ed Sheeran, Tizio Caio Sempronio, il mio calciatore preferito, gli chiederei un autografo. È probabile incontrarlo? Non molto, qua l'ipotesi è ancora meno realizzabile, però se lo incontrassi io farei così, ok? La conseguenza però è un po' incerta perché non so se lo incontrerò o no. If I won the lottery, I would give a lot of money for charity. Se io vincessi la lotteria, darei un sacco di soldi in beneficenza. Se io vincessi la lotteria, è ancora più improbabile dell'incontrare il mio personaggio preferito, il mio idolo. È vero che le conseguenze non sono così incerte, cioè farei questo con certezza, però è incerto il fatto che accadranno, ok? Quindi siamo sempre in un grado di incertezza che molti libri di testo stimano in percentuale, cioè molti libri di testo dicono la first conditional ha una certezza che va dal 50 al 70%, mentre la zero conditional è sicura al 100%. La first conditional va dal 50 al 70, perché se succede questa cosa, io farò quest'altra cosa. E mentre dicono la second conditional ha una certezza, una probabilità del 50%. Però queste percentuali a me non piacciono molto, lasciano il tempo che trovano, perché per esempio se io fossi in te è una cosa che non sarà mai realizzabile, quindi la certezza è 0%. Se i miei genitori sapessero di ieri sera, magari lo vengono a sapere, magari no. Se io incontrassi il mio idolo, dipende chi è l'idolo, se è uno che abita a Milano in centro, magari lo incontro, se abita a Los Angeles è più improbabile, e così pure se io vincessi la lotteria è ancora più improbabile. Quindi in realtà i gradi di certezza, le percentuali, a me non piacciono molto come sistema, ma può essere che lo troviate in molti libri di testo. Infine, qua, ecco, l'ultimo esempio che non abbiamo letto, if you were me, what would you do? Se tu fossi me, che cosa faresti? E questa è una domanda, vabbè, è come la prima, no? Cioè, chiedo un consiglio. Se tu fossi in me, non è realizzabile, però cosa faresti? Uso sempre un tempo condizionale. E infatti la struttura prevede nella frase secondaria if più simple past, nella frase invece principale il condizionale presente, che è dato da would più il verbo in forma base. Ricordatevi I would play, oppure wouldn't, oppure would più soggetto più verbo in forma base per le interrogative. Spero tutto chiaro. Bye bye!